Ciao a tutti, amici dell'Aquario. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Acquario, tendenze energetiche per la primavera 2023. Prenderò solo questa che si è girata. Ragazzi, è il diavolo. Periodo impegnativo, devo dire. In effetti, in questa primavera inizia ad entrare Plutone in Acquario, quindi effettivamente potrebbe essere un periodo un po', come vi posso dire, costrittivo, mi viene quasi da dire. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta, nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non riuscite ad adattare proprio niente alla vostra realtà, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo con un 10 di pentacoli al contrario, un 3 di spade, un 2 di coppe, un 9 di denari, un re di coppe, la carta della stella, la regina di coppe, il 4 di spade e vediamo che altra carta ci danno, e un cavaliere di spade al contrario. Allora ragazzi, questo 10 di pentacoli al contrario mi dà la sensazione che ci sia qualche questione inerente o a un gruppo lavorativo o magari potrebbe essere una questione di tipo familiare. Lo andiamo poi a vedere meglio con i mini tarocchi. Abbiamo anche questo 3 di spade che mi indica una profonda sofferenza che andrete a vivere, ma suppongo che sia una questione di ego, una questione di mente, perché quando comunque c'è il diavolo si parla sempre di condizionamenti mentali. Poi però magicamente arriva questo 2 di coppe. Quindi o si tratta di una nuova relazione o si tratta di un nuovo accordo, magari in famiglia o lavorativo. Difatti ho come la sensazione che qui, avendo il diavolo e il 9 di pentacoli, sia una questione di amor proprio da un lato, di indipendenza affettiva o economica. Perché comunque quando c'è il 9 di pentacoli si parla di una persona abbondante a livello economico, a livello materiale, a livello di doti, ehm, di risorse proprio. È un po' come se questa primavera vi aiutasse a diventare più indipendenti, soprattutto direi da un punto di vista emotivo con questo re di coppe. Diciamo che il lato emotivo è quello che sarà toccato di più. Però, ripeto, secondo me è una questione di condizionamento mentale, che può essere per qualcuno si sia acquisito in infanzia, perché comunque abbiamo anche questo 10 di denari, quindi c'è qualcosa in famiglia, diciamo così, che potrebbe pesare. Abbiamo però anche la carta della stella, ragazzi. Qui sento che c'è la fiducia, la speranza, ci sono dei nuovi obiettivi o potrebbero anche proprio arrivare delle nuove idee che vi permettono di uscire da questo tipo di situazione un po' stagnante. E vedo che comunque avendo re e regina di coppe, per molte persone la relazione in essere, che sia lavorativa, che sia romantica, che sia di amicizia, comunque questo tipo di relazione potrebbe essere una relazione per destino. Anche la stella è una carta che parla di destino e ragazzi, è un po' come la sensazione che grazie a questa relazione, a questo compromesso, potrete arrivare a ricaricare le pile per certi versi. Ehm, o potrebbe anche essere che per ricaricare le pile dobbiate allontanarvi da qualche familiare che vi condiziona.
Adesso siete in tanti, quindi ognuno di voi ha una realtà diversa, però sta di fatto che bisogna trovare nuovi compromessi nella realtà in cui siete e se volete farlo dovete prendervi un tempo, dovete anche ogni tanto sfuggire a questa realtà, magari farvi dei fine settimana, delle gite fuori porta, dei pomeriggi alla spa, vedete voi. Però è un po' come... Adesso andiamo a vederlo meglio, di che cosa si tratta con questo diavolo. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Abbiamo la giustizia al contrario e la morte. Oh ragazzi, allora sapete sempre che sono tendenze energetiche, niente scritto sulla pietra, però ho come la sensazione che allora la giustizia può essere o la rottura di un contratto, perché comunque abbiamo anche la morte, quindi può essere una rottura di un contratto lavorativo, di un accordo familiare o anche semplicemente un litigio, una brutta discussione ehm, che dia poi seguito ad un'ingiustizia. C'è qualche cosa che o non è stato detto o deve essere regolarizzato o è stato ingiusto. Io parlo al passato è stato, però in realtà, essendo la primavera, questa zona della lettura riguarda l'entrata nella primavera, ok? Quindi ho come la sensazione che sia necessario a un certo punto effettuare un taglio. Probabilmente è per quello che qui c'è il diavolo, perché molte persone pensano di dover accettare, di non avere armi in mano per difendersi da questa ingiustizia. Andiamo a vedere il 3 di spade. Eremita, mondo e 7 di coppe. Ragazzi, vi sento un po' soli, un po' isolati, ma diciamo che la cosa positiva è che una volta che riuscite a piangere questo dolore, a piangere questa ingiustizia, a far uscire fuori tutta la tristezza, magari anche la rabbia, e riuscite a prendervi questo periodo, come vi dicevo qui anche per queste due carte, vedete che è come se si arrivasse a un risultato. C'è la carta del mondo, è il compimento. Il periodo di isolamento che molti di voi, secondo me, si prenderanno in questa primavera, può anche essere che vi prenderete il tempo per fare un viaggio, perché c'è la carta del mondo, parla di spostamenti, anche di traslochi alle volte. Può parlare anche, sì, di trasferimenti. Comunque, come la sensazione che questo tipo di isolamento vi darà la possibilità non solo di trasmutare il dolore, ma anche di vedere con occhi nuovi nuove possibilità, nuovi accordi, nuovi modi di gestire la relazione, la famiglia, la situazione lavorativa, quello che per voi vibra. Andiamo a vedere il 2 di coppe. 2 di pentacoli e asso di spade. Sì, ho l'idea che sia una nuova collaborazione, perché comunque con il 2 di pentacoli c'è sempre la sensazione di dover gestire più cose e comunque abbiamo anche un asso di spade che è una cosa nuova, una novità, un'idea, come se si aprisse veramente una possibilità concreta oltre a quelle che già avete pensato voi. Può essere con una persona, appunto, in particolare, o all'interno di questo gruppo. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Abbiamo l'imperatore e il carro. Wow! Ragazzi, la sfida qui è proprio l'indipendenza mentale. Vi si apriranno una serie di possibilità, di opportunità, di nuove strade, ok? Qui si tratta di costruire il vostro impero, di diventare indipendenti, di fare da voi le vostre scelte. E quando c'è la carta dell'eremita è perché avete tutte le possibilità, le conoscenze e le risorse per affrontare questo tipo di discorso da soli. Si tratta solo di prendere la direzione più giusta per voi. E con la carta del carro sento che qualche cosa
si muoverà. Di nuovo, la carta del carro è anche una carta di spostamenti e di viaggi, eh. Andiamo a vedere il Re di Coppe. 10 di coppe e 8 di coppe. È come se dovesse lasciarvi indietro l'approvazione di questo Re di Coppe, che potrebbe di nuovo, ripeto, essere un familiare, un capo. Perché è vero che è una persona matura e che potrebbe saperne più di voi, ma per certi versi è un po' come se si deresponsabilizzasse un po' troppo di certe dinamiche. Andiamo a vedere la stella. Abbiamo la carta del mago, quindi nuovi inizi, nuove idee, e un asso di bastoni, di nuovo un altro asso, ragazzi. Sì, le cose qui cambiano, ve lo dico. C'è questa sorta di periodo pesante all'inizio della primavera, non ve lo nego, però a un certo punto il modo in cui si affrontano i disagi dipende anche dall'attitudine che si mette, no? Se una persona continua a lamentarsi, a sentirsi vittima invece di alzare la testa e reagire, diciamo che il periodo si protrae per più tempo. Però qua vi sento nel andare avanti, lasciarvi indietro le cose vecchie, si iniziano a prendere le decisioni per se stessi. Andiamo a vedere la regina di coppe. Otto di bastoni e 4 di coppe. Ragazzi, oltre a tutte queste possibilità che inizierete a valutare e a vedere, o meglio, il 7 di coppe parla anche delle illusioni, quindi ho come la sensazione che qui inizierete a prendere coscienza, consapevolezza di quelle che sono state tutte le illusioni legate a questo tipo di situazione e qui inizierete a aprire gli occhi ed è da lì che inizieranno ad arrivare queste nuove energie, l'asso di spade, l'asso di bastoni, si creano nuove regole per la vostra azienda, la vostra realtà abitativa, per semplicemente il vostro stile di vita magari, no? Deresponsabilizzandovi di molte cose che vi sono state attribuite e che non erano vostre, proprio per questo diavolo. Qui c'è una comunicazione, un'ulteriore opportunità che arriva, ragazzi. Secondo me vi pagano una vacanza. Poi ditemelo. Giudizio al contrario per il 4 di spade. Mm. Giudizio al contrario. Cavaliere di coppa al contrario. E sacerdotessa al contrario. Sì, quello che vi vuol dire questo 4 di spade è che avete bisogno veramente di prendervi un tempo, non tanto per rigenerare il corpo, ma per rigenerare la psiche e la parte emotiva. Dovete, come qui c'era il mondo, qua c'è il giudizio. Il giudizio, ragazzi, è una carta che vi parla di presa di consapevolezza, di risveglio spirituale proprio. È come se non vi deste la possibilità di ascoltarvi e di conseguenza c'è bisogno di prendersi questo momento, ma anche qui con l'eremita lo vedo, ehm, appunto per entrare a fondo di se stessi, per togliersi le illusioni del caso e poi perché no, anche per prendersi un po' di tintarella. Se fosse una vacanza, se fosse una gita fuori porta, magari in montagna una domenica. Allora, bisogna riprendere contatto con se stessi, fondamentalmente con il proprio lato femminile. Il lato femminile, io lo intendo come il lato empatico, il lato emotivo, il lato della madre, come siamo madri di noi stessi. E qui, ecco, sento che c'è una certa voglia di fuggire, come vi dicevo anche un po' prima, da certe situazioni. Sarebbe utile prendersi uno spazio da certi conflitti, da certe dinamiche magari familiari o lavorative. Staccare la testa, ok? Perché qui è proprio la testa che pesa. Vi ricordo che quando c'è un 3 di spade è un dolore che crea la mente. Fatemi sapere poi nei commenti, ragazzi, come vi risuona.
Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo che cos'altro riesco a dirvi. Carta numero 10, vi faccio presente che anche qui il numero 10 ce l'avevate qui e c'è anche qui, parla di chiusura a cicli e apertura a nuovi cicli. Qui ragazzi, guardate, è quello che sento qui, con queste due carte. Avete bisogno di un periodo di isolamento per riuscire a riconnettervi con voi stessi, col vostro cuore, con la vostra saggezza, con la vostra ispirazione, intuito, sogni, capacità percettiva, doti psichiche, e chi più ne ha più ne metta, perché è tutto lì, dovete solo riscoprirlo. Mm? Bene, andiamo a vedere ancora un messaggio da parte delle fatine. Vediamo che cos'altro vi vogliono dire per chiudere la lettura. Buona volontà, wow. Ve lo metto qui, ma guardate, avete l'imperatore. L'imperatore è un arcano, un'energia, diciamo, di una persona che si fa da sé, si costruisce da solo, con le regole, la costanza, il rigore, la passione anche e buona volontà. E poi abbiamo servizio. Mm. Allora, questa carta, ragazzi, a me ricorda sempre il karma. Perché? Per bruciare karma bisogna mettersi al servizio, letteralmente al servizio degli altri, cioè usare le proprie doti e divulgarle, insomma, diffonderle, condividerle con gli altri per aiutare anche gli altri a stare meglio fondamentalmente. Quindi è un po' questa sensazione che vi dicano di ehm, lasciare indietro certe dinamiche che magari non vi danno soddisfazione all'interno di questo gruppo, di questa famiglia, e di cercare altre possibilità, di mettervi al servizio di altre persone. Bene, amici dell'Aquario, spero che la lettura sia stata utile, fatemelo sapere poi nei commenti, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi auguro un buon inizio primavera, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!